Salve ragazzi, sono John Mira e bentornati su Thriller Killer. Voi credevate che era finita, ma questo è il colpo di scena, l'episodio extra di questa rubrica. E oggi mi sono vestito così perché andiamo in un posto abbastanza freddo e dove c'è la nebbia, nella brughiera inglese, con il mastino di Baskerville del 1939. Come avete notato negli episodi passati, nella rubrica non ho parlato di grandi saghe o personaggi mitici, diciamo. Anzi, addirittura vi abbiamo voluto consigliare qualche titolo un po' meno conosciuto o che all'epoca era andato anche maluccio. Ma stavolta parliamo di un'icona, colui che dà sempre filo da torcere ai killer, Jessica Fletcher. No, Sherlock Holmes, ma del famosissimo romanzo di Sir Arthur Conan Doyle. Abbiamo deciso di consigliarvi l'opera del 39 per fare un po' di retro e perché ormai conosciamo benissimo le versioni con Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch. Questo film di Sidney Lanfield ha la regia, diciamo, dell'epoca. Dico questo perché all'epoca i film si facevano quasi tutti campi larghi e ogni tanto qualche particolare, con movimenti di camera rari e carrellate. Però vedendo di recente questo film ammetto che l'ho trovata un'opera rilassante. Non che il film voglia far prendere sonno, ma perché, a differenza delle regie di oggi, il tutto è più calmo. Eh sì, perché le storie venivano narrate in altro modo, meno frenesia, meno adrenalina, tutto con molta calma. Poi il film dura 80 minuti, quindi è molto veloce. La trama, per chi non la conoscesse, Sherlock Holmes e il suo fedele Watson indagano sulla leggenda di un mastino soprannaturale, un feroce cane che sembra aver puntato una famiglia facoltosa che vive nella brughiera. Non voglio dire altro perché la trama è famosissima. Infatti Luke Creep mi ha consigliato questo film perché è una delle trasposizioni più famose del romanzo. Parliamo di un'opera prima della seconda guerra mondiale. Il bianco e nero e, come detto, la fotografia è quella dell'epoca. Le location sono quasi interamente ricostruite in studio, la luce è al 100% artificiale e anche l'atmosfera, come in questo caso la nebbia, è fittizia. Come detto, il film ha il ritmo delle opere dell'epoca e forse rallenta un po' nella parte centrale, però va giù che è piacevole. Come detto, adesso siamo abituati a thriller molto diversi, adrenalinici, veloci, devono essere sempre belli ritmati, ma quella sera rilassatevi sul divano e vedetevi tranquillamente questo film. Vi sembrerà di vedere un'opera teatrale con questi bei campi larghi, gli attori in scena che dialogano. Sherlock Holmes è interpretato da Basil Rathbone, uno dei più famosi Sherlock Holmes della storia cinematografica. Infatti con Basil Investigatopo la Disney ha voluto omaggiarlo e Watson è Nigel Bruce, un tipo di Watson molto diverso da quello che conosciamo ultimamente dalle serie TV o prodotti cinematografici. Diciamo che è un personaggio un po' meno dinamico, ma che viene sempre un po' preso in giro da Sherlock Holmes. Questo era il mio consiglio per fare una bella serata retro e ora davvero si chiude Thriller Killer, oppure no? Sì. Io sono John Mira, vi saluto dalla brughiera della Lombardia. Questo video vi sarà piaciuto sicuramente, mettete mi piace, condividete, seguiteci su tutti i social che posso tornare a darvi altri consigli su thriller e killer.